Le guerre delle rose, 30 anni di cruenti conflitti nell'Inghilterra del XV secolo tra due rami cadetti della stessa dinastia, i Plantageneti, che si contesero il controllo del regno. Per scoprire ed approfondire il contesto e le genesi del conflitto, questa volta ce la caviamo in breve perché vi rimando al video The Story Behind Plantagenet. Warriors of England, sequel spirituale di Warriors of God, è un gioco di impulsi ad aree per due giocatori. Mantieni e guadagna il controllo del maggior numero di territori o di luoghi chiave come Londra o Calais. Recluta truppe e guidale coi tuoi nobili in battaglia in un'escalation che renderà ogni turno più frenetico. Scegli accuratamente i tuoi movimenti e le tue linee di ritirata. Qualora tu non riesca ad assicurarti la vittoria, considera l'esilio per tornare più forte e combattere un altro giorno. Guardati dai tradimenti e colpa di scena dietro l'angolo. Ogni partita imprevedibile. Imprigioni i tuoi nemici, concedi perdoni reali, processa gli oppositori, cavalca il calcolato caos e prendi le redini del conflitto. Ciao ragazzi, io sono James, questo è Winter Quartering, oggi Warriors of England, The Wars of the Roses, però prima le robe importanti, perché per non finire imprigionati, rinchiusi nella torre di Londra, nella Tower of London, e poi magari avete la partita a calcetto, vi chiamano, non rispondete, pensano che volete tirare qua come al solito, che siano scuse, in realtà stavolta avete problemi seri. Mi raccomando, iscrivetevi al canale che è gratis, mettete mi piace il video che supportatemi, date un attimo una mano, se volete farlo ancora di più potete anche offrirmi un caffè sulla mia pagina Coffee, ma non importa, in ogni caso grazie mille a prescindere che siete ancora qua, avete scelto ancora Winter Quartering per un altro delirio, andare a vedere anche questa attrezzatura assieme. Quindi partiamo subito, facciamo una specie di unboxing, perché in realtà è un gioco che viene su una rivista nonostante la mia scatola mega power, quindi via. Beh, andiamo a vedere cosa vi arriva ragazzi, non è che facciamo un unboxing solito. Intanto c'è una mappa, bella grande, 22x34, è sul plexi ma è di ottima qualità, quelle che trovereste in qualsiasi box MMP, per dirvi come quella di Storm over Jerusalem, per dirvene una, insomma, dato che è la stessa dimensione, la stessa ottima carta, tanto per dire che è una rivista, però i componenti sono quelli di un gioco in scatola. Anche il counter, ragazzi, vi arriva una counter sheet e un quarto, credo, non mi ricordo, li ho già scouterati, neanche clippati, ma i counter sono belli, sono quelli ancora, vi riporto l'esempio, Storm over Jerusalem, sono anche belli spessi, belli, sentite, che bello, cioè ti prudono le mani e vuoi staccare roba, sono belli, sono anche un po' più grandini del normale, sono 1,5 cm credo, niente di che, vera roba da fare, da vedere qua, Special Ops Magazine, che è un'ottima rivista, un ottimo giornale. Intanto vediamo qua, ci sono sempre articoli interessanti qui, compianto di Nessie, poverino, robe belle per lobby. Poi cominciamo perché vediamo che Warriors of God, un articolo storico, dettagli, roba, guarda le rose, non sai un cavolo, questa è un'introduzione generica, vedete, ma per niente banale, bella, interessante, vedete, testo, robe, poi robe in più, tutti i nostri personaggi, i nostri amici qua della partita ti dicono chi sono, cioè magari proprio nell'infarinatura
cioè una roba vincente, vedete che roba. Abbiamo la storia, quella storia si gioca, se non sapete niente comunque è bello lo stesso, un bel ripasso, una roba, cioè un'ottima rivista. Poi va bene, altri articoli vari, bla bla bla, poi va bene il regolamento ragazzi del gioco, che sono 8 pagine tipo mi sembra, poi continuano ancora articoli per Advanced Squad Leader, designer notes qui di Storm Over Jerusalem, un giocone bellissimo, abbiamo visto anche qui sul canale, molto interessante, tutte queste robe, questi approfondimenti, Race for Bastogne, va bene, insomma una bella rivista, insomma, se vi piace l'hobby trovate sempre qualche lettura interessante. Vedete la rivista, ragazzi, qua vedete altre robe in programma tipo Crown and Crescent, speriamo esca presto. Comunque avete la rivista, poi avete il gioco, insomma. Torniamo sul campo, vediamo come funziona sta attrezzatura qua. Eccoci qua, ritornati nella nostra Medieval England. Allora, vediamo subito come si vince. It's a matter about victory points, signori. Alla fine del 9° turno di gioco, la fazione vincitrice sarà quella che avrà totalizzato più punti vittoria o in una determinata fase di ogni turno ci sarà il victory check. Se una fazione avrà raggiunto i 15 punti vittoria, essa conseguirà automaticamente la vittoria. Very simple. Torniamo sulla nostra mappa di gioco divisa in aree, come potete vedere, come si fanno principalmente i victory points, controllando più aree possibili o quelle di maggior valore. Infatti ogni area avrà il suo valore in punti vittoria. Vediamo che il Wales ne dà 1, West Midlands ne danno 2, London 3 ragazzi, anche London è un'area, anche l'Irlanda è un'area, c'è anche Calais ragazzi, Londra è un'area speciale, vediamo dopo. Però ci sono anche delle foreign boxes, cosa sono? Tipo la Scotland, la Borgogna, la Francia. Che particolarità hanno queste? Sono sempre sotto il diretto controllo di una fazione, il loro controllo non può cambiare. Vediamo che la Scotland è naturalmente allineata con i Lancaster. Questo cosa vuol dire? Oltre che l'accesso è permesso sulla fazione Lancaster, purtroppo anche per loro però ogni turno riceveranno anche questa penalità, sono fatte per bilanciare, anche tipo la Francia ne dà -1, la Borgogna -1, quindi bisogna tenere conto di questa roba qua. Prepariamo il setup di gioco, poi seguiremo il flusso di un turno in modo da illustrare tutte le regole. Questo ci permette di introdurre i protagonisti di tutto il discorso qua. Chi sono? I nostri nobili, i lords. Questi sono quelli che partono in mappa. Per comodità d'uso sono segnalati con un puntino nero a destra della loro raffigurazione. Vediamo quindi il duca di York che parte nel West Midlands, mentre Edmund Beaufort e Humphrey Stafford, il duca di Buckingham, nel South Midlands, mentre la regina Margherita d'Anjou con il nostro Enrico VI partono a Londra. Attenzione, prima particolarità del gioco, Enrico VI ha una condizione particolare, è inferma, insomma, le sue cose, le sue turbe, la sua malattia. Questo potrebbe variare da turno a turno perché potrebbe tornare cosciente in sé in servizio. Questo lo vedremo dopo. Comunque parte dal lato inferma. Allora, guardando i nostri nobili però ci sono anche gli altri protagonisti del discorso. Le troops ragazzi, troops a manetta. Queste non hanno schieramento, sono segnalini generici. Queste sono sempre assegnate a un nobile e non muovono mai indipendentemente. Enrico parte con 2, lui assegnate, Margherita con 1, il duca di York ne ha 4, 2 per Stafford, 2 per Beaufort. Vedete qui che il duca di York ha un certo facing, gli altri ne hanno un altro che sono storti, lo so, sono il primo a cui urta questa cosa guardando se la guardassi, ma c'è un motivo dietro tutto questo. È consigliabile che ogni giocatore mantenga il facing rivolto verso lui dei suoi nobili, questo per aiutare a distinguere i due lati, che anche se non comporta problemi quando i nobili in gioco sono di un lato o di un altro, naturalmente allineati, quindi bianchi per gli York, rossi per i Lancaster, questo risulterà fondamentale quando entreranno in gioco i nobili neutrali come Lord Dudley qui. Allora vediamo che i nobili neutrali sono verdi e questi possono essere controllati sia da uno schieramento che dall'altro, quindi tutti e due si ritroveranno con questo genere di segnalini, quindi è opportuno porli nel facing dello schieramento di appartenenza, così Lord Dudley è con i Lancaster, così con gli York, anche perché questi potrebbero anche cambiare idee nel corso della partita. Bene, adesso il setup cosa si fa? Si prendono tutti i nobili neutrali e si vanno a porle
in un sacchettino magico, oppure se avete una tazzina o qualcosa, insomma, perché bisogna andare ad estrarre 5 nobili randomici. Benissimo, prima gli York, poi Lancaster, uno alla volta andranno a spartirseli, quindi il giocatore York ne avrà 3, alla fine 2 Lancaster, e andranno posti in mappa nella loro regione d'origine, nella loro home region, quindi SM, questo va nelle South Midlands, per capirci, dove c'è il duca di Somerset, vedete, SM, quindi attenzione. E ad ognuno verranno assegnate 2 truppe. Guarda lo York, dice mi becco il conte di Devon, quindi dove va? Nel Southwest, con 2 truppe assegnate. Ora tocca a Lancaster, che dice boh, mi prendo John de Verle, Earl of Oxford e così via, insomma. Bene, se come in questo caso un nobile deve essere posto in una regione in cui ci sono nobili nemici, si porrà un marker aggressor, ma dalla parte yorkista. Questo marker serve per segnalare chi dà inizio a uno scontro, perché ci sono regole in battaglia. Da setup lo mettiamo sempre per gli Yorkists. Bene, comunque è rimasto fuori un bel po' di gentaglie, perché vediamo che abbiamo nobili naturalmente allineati. Questi li andiamo ad aggiungere al sacchettino magico assieme all'altra gente neutrale verde. Questa sarà la composizione della nostra Draw Cup che ci servirà nel corso della partita. La cosa che andiamo a fare ora è porre i controlli alle regioni in cui ci sono i nobili, e qualora ci fossero regioni come South Midlands, che è un posto abbastanza ambito e visitato, ovvero che ci sono nobili di entrambi gli schieramenti, questa è una regione uncontrolled, contested, quindi nel Southwest questo Yorkist, anche l'Irlanda giustamente, New York, le West Midlands, questa è contested. London è una roba particolare, non serve neanche mettere il segnalino controllo, perché in qualsiasi momento per avere il controllo di Londra bisogna avere un nobile che abbia 3 stelline, questo è il suo rank, cioè uno importante, insomma, che stia là a tenere la situazione. Dopo spieghiamo meglio il rank. Se in qualsiasi momento questa condizione viene a mancare, si perde immediatamente il controllo di Londra. Bene, siamo pronti per iniziare. La prima fase del turno consiste nel determinare l'iniziativa. Vedete che va un bel tracciatore, non è solo per bellezza, quindi un dado per i Lancaster, un dado per gli Yorks. Bene, i Lancaster hanno vinto l'iniziativa. In che colonna va l'iniziativa? Dobbiamo prendere il lato perdente e aggiungere 1, quindi a 2. Ora vediamo altre 2 cose importanti: gli impulsi disponibili in ogni turno. Il giocatore che ha vinto l'iniziativa avrà tanti impulsi quanto il valore corrente dell'iniziativa. Quello che ha perso l'iniziativa, 1 in meno. A cosa servono gli impulsi? Per la seconda fase del turno, ovvero campaigns, signori. Andiamo a fare cose con sta gente in mappa. Quindi a cominciare dal giocatore che ha vinto l'iniziativa, questi andranno alternandosi spendendo un impulso alla volta a testa per fare cose. Campaigns consiste nel muovere sostanzialmente i lord in mappa. Con un impulso cosa facciamo? Selezioniamo una regione di partenza dove abbiamo gente, insomma. Nel nostro caso il giocatore Lancaster selezionerà South Midlands, mettiamo. Da quella regione possiamo muovere in una regione adiacente fino a 2 lord. Se vogliamo muoverci da una regione a una adiacente attraverso un trattino tratteggiato, che questo è un terreno difficile, insomma, ne possiamo muovere uno solo. Stesso vale con rotte marine. Boh, semplicissimo. Però vediamo che qui c'è un lord nemico, quindi cosa comporta? Che lui ci trattiene un lord nostro. Noi non possiamo lasciare meno lord nell'area di quanti sono i lord nemici in questa, quindi in questo momento ne potremo muovere fino a 3 fuori, però con un impulso ne muoviamo solo 2. Servono più impulsi per muovere più gente, quindi non lo so, facciamo un esempio tanto per fare le mosse. Il giocatore Lancaster dice che il duca di Oxford e il suo amico conte di Rivers stanno qua, se la possono cavare contro Angerford, mentre con un impulso il duca di Somerset e il duca di Buckingham vanno a trovare il duca di York. Cosa abbiamo fatto qui? Siamo entrati in una regione che presenta lord nemici, quindi quando questo succede per la prima volta si pone un mark aggressor lato Lancaster in questo caso. Ora toccherebbe all'impulso degli Yorkists
Vediamo qui che abbiamo il nostro Earl of Devon, che quindi con un impulso si muoverà in questa regione adiacente per andare ad aiutare il suo amico il Duca di York. In questo caso però non metteranno il marker aggressor del loro colore, ovviamente, perché c'è già quello Lancaster, sono loro che hanno già iniziato la zuffa, insomma. Bene, non c'è molto altro da fare in realtà, quindi Lancaster con l'ultimo loro impulso decidono di passare. C'è anche la possibilità di passare, ragazzi, ma questo comunque ti fa spendere un impulso, ok? Bene, siamo pronti per l'altra fase del turno, la fase di battles. Andiamo a vedere i marker aggressors. Questo ci indica il numero di battaglie. Vediamo, abbiamo già 2 battaglie, si menano di brutto subito. Il giocatore con l'iniziativa deciderà quale risolvere prima, perché potrebbe essere anche importante, soprattutto per le withdrawal. E cominciamo qui dalle West Midlands, che ci sono i nostri amici. Andiamo a vedere come sono fatti questi lord. Come vedete, un lord ha la sua immaginetta, il suo nome, il suo titolo. Quello a sinistra abbiamo detto che è il rank da 1 a 3, che se hai 3 sei un superstar, uno famoso, importante, qua è tutta la situazione. Se ne hai 2 sei uno influente, se hai 1, vabbè, insomma, sei un nobile minore. Dopo abbiamo la regione di provenienza, la loro home region, però vediamo che c'è anche una corona. In questo caso, dato la regione di provenienza, ragazzi, come avete capito, è solo per il placement. Se uno ha la corona, lo piazzi dove ci sono nobili amici, oppure in una friendly foreign area, quindi per gli York posso metterlo o dove c'è gente amica oppure in Borgogna. Bene, passiamo qui sotto. Numero a sinistra, il 2, è il battle rating. Questo ci serve in battaglia. Se abbiamo il battle rating più alto del commander avversario, abbiamo un modificatore tiro di dado favorevole, ovviamente. Mentre il valore a destra qui, il valore di leadership, ovvero le truppe che possiamo effettivamente comandare con efficacia sul campo di battaglia. Allora, il rank cosa comporta? Ogni nobile può avere assegnato 2 truppe per ogni stella, quindi il nostro Duca di York ne può portare al massimo 6. Ora cominciamo la battaglia, così capiamo il resto. Per prima cosa bisogna determinare l'overall commander di ogni lato, che sarà quello con il rank più alto, quindi per forza Duca di Somerset, Duca di York. Se ci sono parità di rank si decide, però insomma. Seconda cosa che si fa subito e solo al primo round di battaglia è il momento topico, il momento intrigue, può succedere robe, ovvero prima il giocatore aggredito, quindi York, poi l'aggressore possono tentare di corrompere, fare cambiare schieramento un lord nella battaglia. Quindi guardiamo il nostro overall commander e scegliamo un bersaglio. Quindi il nostro Duca di York andiamo a scegliere il Duca di Buckingham. Allora guardiamo il rank nostro che è 3, il rank del bersaglio che è 2. Dobbiamo tirare un di 6 e per aver successo bisogna tirare la differenza tra il rank o minore. Quindi 3 meno 2 è 1, dobbiamo tirare un 1. Con un 1 abbiamo successo, lui cambia schieramento. Però Duca di Buckingham è naturalmente allineato con il Lancaster, quindi molto difficile, quindi poche porcherie in questo gioco. Questo comporta che al nostro tiro di dado avremo un +1, quindi per noi è praticamente impossibile fargli cambiare idea, perché se tiriamo un 1 questo diventerebbe 2 e 2 non va bene, capito? Quindi non serve neanche tirare. Adesso tocca a loro. Allora abbiamo coso, Duca di Somerset dirà Earl of Devon, quindi la differenza è sempre 1, in questo caso non ha il +1, quindi si ha culo e tira un 1, può fargli cambiare schieramento, un 6. Niente, bene, adesso si comincia a menare le mani. Bisogna contare quanti dadi tira ogni schieramento per ogni soldoni. Allora, ogni truppa conta per 1, ogni nobile conta per 1. Quindi partiamo per gli York, 1, 2, 3, poi abbiamo 4 del Duca di York più altre 4 truppe, quindi il totale è 8 dadi. Attenzione perché qui entra in gioco il fattore di leadership, quindi bisogna guardare il numero totale di forza che abbiamo detto che è 8 e poi bisogna guardare la leadership del nostro overall commander che è 8 e noi utilizziamo il numero tra i due che è inferiore. Quindi Duca di York è un in gamba perché riesce a comandare effettivamente tutta sta gente sul campo di battaglia, quindi 8 contro 8 è 8. Boh, perfetto. Vediamo che per Somerset la situazione è diversa, perché cosa avrebbero? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ma il suo valore di leadership è un 5, quindi ne tira 5, non ne tira 6. Ogni 6 è un colpo, ragazzi. Questo potrebbe migliorare se c'è una differenza tra il battle rating degli overall commander, ma loro due sì.
pareggiano. Però per esempio se il duca di York avesse avuto 3, mettiamo lui 2, la differenza tra i due sarebbe stata 1, quindi il duca di York per esempio colpirebbe col 5 o col 6 invece che solo col 6. Se la differenza fosse stata di 2 colpirebbe col 4, col 5 o col 6, ma dato che si pareggiano tutti e due colpiscono al 6 e basta. Vediamo che i Lancaster hanno inflitto nessun colpo, mentre gli Yorkies uno solo. I Lancaster però sono gli aggressori e quando questo si verifica, quando l'aggressore non mette a segno colpi, prende questo marker qua, simpatico. Missed, insomma hanno mancato. E lo mettiamo dal lato missed first round. Se questo accadesse di nuovo il prossimo round, lo gireremo sul missed second round. Se accade per 3 volte di fila, loro saranno costretti a ritirarsi. Vedremo che sarà una cosa spiacevole. Il missed è solo per l'aggressore, ragazzi. Quindi come si infliggono i colpi? Prima bisogna farli assorbire dalle truppe. Una volta che tutte le truppe sono state assorbiti, possono prendere un nobile. Mettiamo che tutte le truppe fossero state eliminate. Cosa succede quando un nobile riceve un colpo? Bisogna tirare sulla flight table. Come vediamo ha molti risultati interessanti come killed, no, vabbè, insomma. Il nobile può essere ucciso oppure mosso sulla cover box. Sarebbe questa box qua, ogni fazione ha la sua. Questa è una box di nobili pronti a rientrare in partita in un secondo momento. Vediamo, poi abbiamo ovviamente la storia dell'esilio, ci vai volontariamente o se no costretto, ma ci sono varie eccezioni. Vediamo questi asterischi qua, che non è un misprint. Leggiamo sotto: a seconda di chi controlla Londra vieni mandato sulla Tower of London, ovvero in questa box qua, e qua potresti subire esecuzioni o perdoni di pena, insomma. Comunque quando ti dicono killed, però la prima cosa da fare è flippare il nobile. E vediamo dall'altro lato c'è Henry Beaufort, c'è il figlio, capito, c'è il successore. Una volta fatto questo si pone nella cover box, ok, della fazione. Quindi quando è killed si gira entra il successore cover box. Invece se ti dicono direttamente move to cover box, lo metti nel cover box senza flipparlo. Mentre se è killed e lui era già flippato, in questo caso qua viene eliminato il nobile dalla partita. Bene, alla fine di un round, ragazzi, un round deve sempre accadere per forza, però alla fine di un round, prima l'aggredito, poi l'aggressore, può dichiarare una ritirata. Allora, come funziona la ritirata? Però bisogna seguire le regole della campagna, quindi al massimo possono ritirarsi 2 nobili, quindi si designa un'area adiacente priva di nemici, ragazzi. E se bisogna attraversare per esempio un terreno difficoltoso col coso tratteggiato, come nella campagna, solo un nobile può ritirarsi, quindi al massimo 2 nobili. Il resto, se ci sono più nobili con più truppe eccetera, il resto viene tutto eliminato, ok? Quindi tiro sulla flight table per i nobili e le truppe eliminate immediatamente. Gli altri si ritirano sulla regione che abbiamo detto, mi raccomando che non abbiano nobili nemici. Può essere controllata dal nemico ma deve essere vuota, non deve esserci gente sua. Una volta dichiarato tutte queste cose qua, chi si ritira deve subire un ulteriore round di combat da parte dell'aggressore. Ti seguono, fanno un pursuit, quindi robe dolorose, ritirate. Dopo aver subito il coso, completi a fare lo spostamento nell'area in cui è indicato all'inizio. Mettiamo che loro decidono di ritirarsi perché le robe non gli vanno tanto bene, hanno visto. Cosa succede però? Devono essere tacciati di questo marker qui, sono disgraced. Questo gli impedirà di provare a esercitare e reclamare il controllo di regioni nella fase successiva del turno. Importante. Ok, c'è la ritirata volontaria, abbiamo visto alla fine di un round, ma se no c'è anche una ritirata forzata. Loro hanno fatto missed il primo round, mettiamo che il secondo round lo stesso, non colpiscono l'avversario, quindi andrebbero su missed secondo round. Al terzo round ancora non colpiscono l'avversario, questo viene tolto. Il giocatore degli York in questo caso ha 2 opzioni per punire l'inefficacia del suo rivale sul campo di battaglia. Può costringerlo alla ritirata, quindi comporta tutto quello che abbiamo visto appena adesso, oppure può scegliere di continuare il combattimento ancora. In questo caso qua però il missed viene completamente tolto, quindi 2 opzioni a seconda di cosa può andargli meglio. Bene ragazzi, la battaglia va avanti finché uno non è totalmente eliminato oppure non si ritira, e chi si ritira, mi raccomando, è sempre disgraced.
Bene ragazzi, dopo le battles c'è la fase control, si può provare a reclamare il controllo delle regioni, perché questo non è automatico, va conseguito. Quindi per esempio Duca di York è qui nel Northwest, può provare a reclamare il controllo di questa regione. Bisogna tirare un dado, un D6 e fare un valore pari o inferiore al suo rank. Quindi in questo caso per Duca di York è un 3 o meno, fallito, abbiamo fatto un 5. Però per esempio se questa fosse stata sotto il controllo Lancaster, anche se abbiamo fallito, la regione diventa uncontrolled. E per chiarire, una volta che una regione è controlled, anche se non c'è nessuno dei nostri nobili, in questo caso il Lancaster, il controllo è mantenuto, viene solo cambiato in questa fase qua attraverso un tiro. Quindi se lui ha fallito, questo è tolto, però se avesse avuto successo avrebbe messo direttamente il controllo York. Ricordiamoci poi che disgraced, questo, cioè loro non possono provare a reclamare il controllo perché sono disgraced, insomma nessuno li vuole, no. Altra roba important, very important, è che controllo, reclamo di un controllo nella loro home region dei nobili è automatico. Ricordiamo London, località speciale, questa cambia controllo solo se non si ha più un nobile con 3 stelle in qualsiasi momento del turno e non richiede tiri di dado. Alla fine di fase control si rimuove anche il disgraced, sta gente si ripiglia un attimo, si dà un po', insomma, perché c'è la fase di levy. Allora, dove possiamo fare levy? Solo nelle regioni che hanno il nostro controllo. Ok, prima il giocatore con l'iniziativa, poi quello che non ha l'iniziativa farà la fase levy. Quante truppe possiamo prendere? Ne possiamo prendere tante pari al rank maggiore tra i nobili in quell'area. Allora, loro non possono fare levy perché non è controlled, ok? Loro possono fare levy, sono South Midlands, la controllano. Chi è quello che ha il rango maggiore è John de Ver con 2, quindi prenderanno 2 truppe. Queste come vanno distribuite? Non così a caso come volete, hanno una logica, bisogna guardare che tutti i nobili abbiano un pari numero di truppe, quindi in questo caso ne hanno 2 a testa, quindi siamo obbligati a darne una ciascuno. Però qual è il problema? Che abbiamo il conte di Rivers che ha una stella solo di rank e lui può tenere solo 2 truppe che le ha già, quindi è già il massimo, quindi le diamo tutte e 2 a John de Ver, perché John de Ver è uno un po' più fluente, importante, e quindi può avere fino a 4 truppe che ha 2 stelle. London ragazzi, a London non si fa mai levy, ok? Niente truppe a London. Nelle foreign area però sì, se ci fosse qualcuno qua sì, in Scotland, in France. E poi abbiamo la Tower London Step. Allora vediamo qui il nostro Riccardone di York ha preso il controllo di London. Nel turno corrente l'iniziativa era Yorkist e il valore era su 4, ci servirà tra poco, perché il controllore di Londra e quindi la Tower of London avrà l'opportunità di mettere a processo un numero di nobili attualmente segregati nella Torre di Londra pari all'iniziativa del turno in corso, che come abbiamo visto era 4, meno 2, quindi nel nostro caso 2 nobili. Quindi indichiamo 2 nobili che vogliamo mettere al processo, quindi identifichiamo il nostro Henry VI e anche il nostro barone di Hastings e individuiamo le opzioni che ci vengono fornite. Potremmo infatti concedere un pardon oppure tentare un'esecuzione. Ovviamente il perdono è riservato a nobili amici, in questo caso Hastings, stiamo guardando dal punto di vista degli York che controllano Londra, e i nobili neutrali, mentre il nostro Henry VI può solo eventualmente subire un'esecuzione. Vediamo come funziona il perdono. Indichiamo il nobile, tiriamo un dado con un 5 o un 6, questo verrebbe messo nella nostra covered box. Bene, questo è il pardon. Vediamo l'esecuzione. Dovremo tirare un D6, sottrarre 1, quindi questo diventerebbe da 5 a 4, e questo valore dovrà essere superiore al rank del nobile. In questo caso è superiore alle 3-star rank del nostro Henry VI, quindi l'esecuzione è avvenuta, è stata decretata la cosa e eseguita, quindi il nostro Henry VI ha tirato le cuoie. In questo caso killed, se hanno un doppio lato va in campo il successore, questo viene messo nella covered box d'appartenenza, altrimenti come nel caso di Henry VI che non ha il double sided perché nell'altro lato è sempre lui però è infermo, viene eliminato. Quando eliminiamo un nobile a 3 stelle è molto importante, come in questo caso qua, catturarli e eliminarli, guadagniamo 2 victory points.
Bene, poi c'è la fase di placing noble step, ma si vanno ad estrarre 4 nobili dalla nostra tazzina, sacchettini, insomma quello che volete, mega power a caso, e a cominciare dal giocatore che non ha l'iniziativa in questo turno, se ne va a scegliere uno a testa, alternandosi. Quindi in questo turno hanno l'iniziativa gli York, diciamo, tocchi Lancaster a scegliere il primo nobile. Il criterio di scelta però non è totalmente arbitrario. Se possibile bisogna scegliere un nobile allineato, quindi i Lancaster sono obbligati a scegliere Harry Holland, Duke of Exeter. Gli Yorkist sono obbligati a scegliere Edmund. Ora vai il Lancaster, in questo caso qua la scelta è arbitraria perché rimangono solo nobili verdi. Un nobile di una fazione avversaria nemica può essere scelto solo se è l'unica opzione. Questi dove vengono messi, ragazzi? Non come nel setup, questi vanno nella covered box, perché ora ci sarà l'opportunità di piazzare gente dalla nostra covered box in mappa. Quindi alternandoci, partendo dal giocatore con l'iniziativa, andiamo a piazzare nobili in mappa. Quanti ne possiamo piazzare? Quanta è l'iniziativa del turno in corso, mentre il giocatore che non ha l'iniziativa, quindi il Lancaster, uno in meno, come per gli impulsi, ragazzi. Quando li piazziamo, li mettiamo nella loro regione, nella loro home region, se hanno la corona ovunque abbiamo un friendly noble, oppure in una foreign country, ok? Quando li piazziamo vanno in campo con una truppa, una sola, non due come nel setup. Non è obbligatorio piazzare le cose, ovviamente ricordiamoci, ragazzi, se piazziamo una cosa dove ci sono nobili nemici, prendiamo il marker aggressor, ok? Fatto anche questo passo si va a fare il victory check. Qualcuno ha 15 punti, boh, ha vinto automaticamente, altrimenti si vanno a contare i controlli e si fa un differenziale tra le due fazioni. Qui non so, York hanno 2, 4, 5, 6, 7, 8 perché hanno Londra, però attenzione ragazzi, in Borgogna -1, quindi 7. I Lancaster hanno 1, 2 punti, però -1 per la Francia, -1 per la Scozia, quindi 0. Quindi il differenziale è 6, cosa abbiamo detto? -0, quindi 6, ma a 6 di York, va bene, wow. Tanto per capirci. Very nice indeed. Però poi c'è la fase di Henry VI, abbiamo capito, questo qua è un sovrano affetto da turbe mentali abbastanza serie. In questa fase del turno il giocatore Lancaster tirerà un D6 con il risultato di 1 o 2. Lo stato di Henry VI cambierà, può andare da normale, in salute, sveglio, a infermo, sto mi cade in coma catatonico. Vediamo che i valori sono diversi. Le cose da sapere è che il rango di 3 stelle non conta più niente per il controllo, quindi se è a Londra da solo perde il controllo, non può reclamare ovviamente il controllo, non può fare un cavolo, non può muovere, non può attaccare, non serve a niente, può solo ritirarsi e difendersi in caso di attacco. Quindi una palla al piede è costretto ad avere un badante, vero Margherita D'Angiò? Bene, il turno è tutto, queste erano le fasi e poi avanziamo al turno successivo. Warriors of England, intanto questa è la mia box che mi sono costruito, non vi arriva, ve la dovete fare se volete, io me ne sono fatta perché i giochi carini, belli, mi piace conservarli così, tutta nera anche, ok, un attimo, ci stava il momento per vantarsi, fare il film. Comunque, cosa dire di questo gioco? Vi era piaciuto Warriors of God? Non vi dirò di resistere, gioco estremamente gradevole, estremamente semplice ragazzi, sono proprio 2 recolette in croce, però che sono ingannevoli perché non è banale. Qui ci troviamo dentro a un caos calcolato, è la bellezza di un gioco anche molto rapido, fluido e snello, che comunque ha una sua narrativa, è avvincente e non è per niente banale, con continui anche cambiamenti di fronte che tengono il giocatore trattenuto, incollato per tutta la partita, e 2 partite non saranno nemmeno mai uguali. Il bello di tutta sta roba in mezzo a sta randomicità è che non ci sono nefandezze estreme, porcarie troppo, cioè non so, vedi Edoardo IV dei Lancaster, tutte queste robe qua, cioè dentro sta variabilità e sto caos qua comunque c'è una ragione di fondo che comunque porta MMP a aver fatto un gioco secondo me calcolato,
fatto, bilanciato, che gira benissimo, in quanto è anche molto semplice, ma le cose più difficili da fare sono le più semplici di solito, che trattiene, che ti fa passare delle belle orette, dai. C'è niente di più da dire di questo, cioè anche si possono muovere critiche particolari a un gioco di questo tipo, cioè bisogna prenderlo per quello che è. Sono contento sia arrivato, anche perché questo era in pre-order da Multiman Publishing, però il pre-order non andava veloce come volevano, secondo loro il gioco era valido, anche perché questo, ragazzi, è un remake ritwiccato, fatto un po' meglio di uno che era uscito con una rivista giapponese, infatti l'autore è giapponese. Il gioco funziona e tutto quanto, l'hanno fatto meglio, ci credevano, e pur di farlo uscire l'hanno messo nel Special Ops, quindi senza la scatola, senza magari qualcosina in più, però con materiali sempre ottimi. E quindi, detto questo, molto bene. Adesso non ho più cavolo da dire come al solito, se non che fate i bravi. Ci vediamo alla prossima. Warriors of England, ciao ragazzi.